Benvenuti nella soffitta più spaventosa d'Italia. È arrivato il momento di immergersi nell'oscurità di Halloween. E cosa c'è di meglio di un podcast che celebra la bellezza e il terrore, tutto in puro stile italiano? Oggi vi condurrò attraverso un viaggio affascinante alla scoperta di quelle che per me sono le 10 sexy regine del cinema horror italiano. Queste affascinanti donne hanno incantato il grande schermo con la loro presenza, mescolando seduzione e terrore in modo magistrale. E come faremmo altrimenti se non citando per ciascuna di loro un film horror italiano che le ha rese iconiche? Ma non vi preoccupate, questo podcast non è solo per gli amanti del brivido, è per chiunque sia affascinato dal connubio tra bellezza, il fascino e il terrore che solo le regine dell'horror italiano possono offrire. Naturalmente questa non è una vera e propria classifica, per me sono tutte le numeri 1, ma la più grande, sempre secondo me, l'ho lasciata per ultima. Perciò guarda il video fino alla fine e scrivimi se sei d'accordo con me. Quindi mettetevi sotto le coperte, assicuratevi di avere una pila di popcorn a portata di mano e preparatevi a scoprire i segreti più seducenti e spaventosi del cinema italiano. Sono pronto per svelarvi le 10 regine dell'horror in tutto il loro splendore e orrore. Pronti a tuffarci nella tenebra? E allora via! Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle bellissime come le nostre horror girls. E ora, cari soffittari, entriamo nei meandri di un film horror italiano che ha sicuramente lasciato il segno. La nostra prima regina dell'horror è la meravigliosa Laura Gemser, una bellezza affascinante e una presenza seducente sul grande schermo. Nel 1987 Laura Gemser ha affrontato un ruolo inquietante che ha catturato l'attenzione degli amanti dell'horror. Stiamo parlando del film Murder Obsession, diretto da Riccardo Freda. In Murder Obsession, Laura Gemser porta alla vita il personaggio di Evelyn. La sua interpretazione è intrisa di un mistero avvolgente e di un'aura di seduzione, elementi che caratterizzano spesso le sue performance. La trama del film ci trascina in un'oscura spirale di terrore e suspense. Il protagonista, Stefano, interpretato da Stefano Patrizzi, torna nella sua villa con il suo nuovo amore, Giulia, il personaggio di Laura Gemser. Tuttavia, la quiete del ritorno viene sconvolta da una serie di omicidi brutali. Stefano comincia a sospettare che nell'ambiente in cui si trova si nascondano oscuri segreti e tormenti del passato. Nel film, oltre a Laura Gemser, troviamo anche una meravigliosa Anita Strindberg. Murder Obsession è un esempio classico di horror psicologico italiano che combina abilmente suspense e terrore. Laura Gemser, nel ruolo di Evelyn, contribuisce in modo significativo a creare l'atmosfera inquietante del film. E ora, senza ulteriori indugi, preparatevi per la nostra prossima regina dell'horror e il suo film inquietante. Siete pronti? Continuiamo il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane con la seconda protagonista, la bellissima Erika Blanc, che ci ha incantato con la sua interpretazione inquietante in La terrificante notte del demonio del 1987. Erika Blanc è una delle icone dell'horror italiano ed è nota per la sua bellezza affascinante e la sua capacità di trasmettere terrore attraverso lo schermo. Nel 1987 ha affrontato un ruolo che ha scosso il pubblico nella terrificante Notte del Demonio. In questo film Erika Blanc interpreta un personaggio che incarna la lotta tra il bene e il male in una trama ricca di suspense. Il suo talento nel trasmettere la tensione dell'orrore è evidente sin dall'inizio del film. Con la terrificante Notte del Demonio, Erika Blanc ha stregato il pubblico e rafforzato la sua posizione come una delle più grandi del cinema horror italiano, posizione che condivido assolutamente. Proseguiamo il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane con la terza protagonista, Rosalba Neri, che ha sedotto il pubblico con la sua interpretazione in Lady Frankenstein del 1971. Rosalba Neri è un'attrice che ha lasciato un'impronta indelebile nell'horror italiano, con la sua bellezza affascinante e la sua presenza sullo schermo, con questo e con molti altri film. In Lady Frankenstein, Rosalba Neri interpreta il personaggio di Tanya Frankenstein, una giovane donna determinata a continuare gli esperimenti del suo famoso padre, il dottor Frankenstein. La sua interpretazione è caratterizzata da una combinazione di seduzione e ambizione, il che rende il personaggio di Tanya unico e affascinante.
Il film esplora il tema classico dell'horror, però senza mai scadere nel parodismo. La presenza di Rosalba Neri aggiunge una dimensione intrigante a questa storia, che è diventata un classico del genere. Con questa interpretazione Rosalba Neri ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel portare alla vita personaggi complessi e affascinanti nell'ambito dell'horror italiano. La sua bellezza e il suo talento nel creare personaggi indimenticabili l'hanno resa una delle regine dell'horror più celebrate. E ora il nostro viaggio attraverso le regine dell'horror italiane ci porta alla quarta protagonista, Anna Falchi, che ci ha affascinato con la sua interpretazione in Della morte e dell'amore del 1994, diretto da Michele Soavi e tratto da un romanzo di Tiziano Sclavi. Anna Falchi non è propriamente una regina dell'horror, ma per il mio amore per Tiziano Sclavi e Dylan Dog non potevo sicuramente non menzionarla. E poi, per dirvi la verità, la sua interpretazione ha popolato a lungo i miei sogni da ragazzo. In questo film Anna Falchi interpreta il personaggio di Sci, semplicemente lei, una donna misteriosa che appare nella vita del custode di un cimitero, interpretato da Rupert Everett. La sua interpretazione è caratterizzata da un'aura di seduzione e mistero che si sposa perfettamente con l'atmosfera surreale del film. Il film esplora temi come la morte, l'amore e la follia, in tutto in un contesto gotico e surreale. La presenza di Anna Falchi aggiunge un tocco di seduzione e mistero a questa straordinaria storia, rendendola ancora più affascinante. E tu cosa ne pensi? Scrivimelo in un commento e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. E ora, cari soffittari, il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane continua con la quinta protagonista, Paola Senatore, che ci ha fatto rabbrividire, ma non erano solo brividi di terrore, con la sua interpretazione inquietante in Mangiati vivi del 1980, diretto da Umberto Renzi. In Mangiati vivi, Paola Senatore interpreta il personaggio di Lia, una giovane donna coinvolta in una misteriosa setta che pratica il cannibalismo. La sua interpretazione è caratterizzata da una sensazione di terrore e inquietudine, mentre Lia si trova intrappolata in un mondo di oscure cerimonie sotto la regia attenta di Renzi. La trama del film ci trascina in un'atmosfera opprimente straniante, mentre Lia cerca disperatamente di sfuggire a un destino orribile. Mangiati vivi è noto per le sue atmosfere cupe e le tematiche disturbanti, e grazie alla direzione di Lenzi il terrore psicologico raggiunge un livello avvincente. Con questa interpretazione la sensualissima Paola Senatore dimostra ancora una volta la sua versatilità nell'affrontare ruoli diversi. La sua bellezza e la sua capacità di trasmettere emozioni la rendono una delle attrici più iconiche della storia del cinema italiano. Proseguiamo il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane con la sesta protagonista, Anita Strindberg, la cui interpretazione inquietante in Chi l'ha vista morire del 1972, diretto da Aldo Lado, mi ha catturato. Anita Strindberg è un'icona del cinema horror italiano, celebre per la sua bellezza affascinante e la sua abilità nel portare alla vita personaggi complessi. Nel 1972, sotto la guida del regista Aldo Lado, ha affrontato un ruolo memorabile che ha segnato la sua carriera. In Chi l'ha vista morire, Anita Strindberg interpreta il personaggio di Elisabeth Serpieri, una donna coinvolta in una trama di misteri e omicidi. La sua interpretazione, sotto la direzione di Aldo Lado, è caratterizzata da un'aura di terrore e mistero, mentre Elisabeth cerca di scoprire la verità di una serie di efferrati omicidi. La trama del film ci conduce in un mondo oscuro e agghiacciante, così come agghiacciante è quella canzoncina che accompagna costantemente il film, dove un padre cerca di fare luce sulla morte di sua figlia. Sotto la guida di Aldo Lado, il film esplora temi cupi e sconvolgenti, creando un'atmosfera di terrore avvincente. Chi l'ha vista morire è noto per il suo suspense e la sua atmosfera inquietante, ma è la direzione di Aldo Lado e l'interpretazione della bellissima Anita Strindberg a dare vita a una storia avvincente. E ora, cari soffittari, il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane prosegue con la settima protagonista, Dagmar Lassander, la cui interpretazione inquietante in La lupa mannara del 1976, diretto da Rino Di Silvestro, ha lasciato un segno indelebile. In La lupa mannara, Dagmar Lassander interpreta il personaggio di Silvia, una donna tormentata da visioni e incubi. La sua interpretazione, sotto la direzione di Rino Di Silvestro, è sensualissima, mentre Silvia cerca di affrontare le oscure forze che la circondano.
La Lupa Mannara è noto per le sue atmosfere e per momenti di tensione che sanno catturare lo spettatore. La direzione di Rino Di Silvestro e l'interpretazione di Dagmar Lassander hanno contribuito a creare un film che è diventato un cult del genere. E continuiamo il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane con l'ottava protagonista, Daniela Giordano, la cui interpretazione in Quante volte quella notte del 1972, diretto dal grande Mario Bava, mi ha letteralmente ipnotizzato. In Quante volte quella notte, Daniela Giordano interpreta il personaggio di Valentina, una giovane donna coinvolta in una trama di mistero e terrore. La sua interpretazione, sotto la guida di Mario Bava, è caratterizzata da un'aria seducente e misteriosa, mentre Valentina si trova alle prese con un passato oscuro che la perseguita. Grazie alla direzione magistrale di Mario Bava e alla meravigliosa Daniela Giordano, Quante volte quella notte esplora temi complessi e crea un'atmosfera inquietante che cattura lo spettatore sin dalle prime scene. E ora, cari soffittari, il nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane ci porta alla nona protagonista, che è anche un indizio su quella che sarà la prima. Sto parlando di Asia Argento, che ci ha sedotto con la sua interpretazione nella Sindrome di Stendhal del 1996, diretto da suo padre, Dario Argento. E il sangue, come si dice, non è acqua. Nel 1996, sotto la direzione del leggendario regista Dario Argento, ha affrontato un ruolo memorabile che ha segnato la sua carriera. In La Sindrome di Stendhal, Asia Argento interpreta il personaggio di Anna Manni, una giovane poliziotta che, durante un'indagine, sperimenta una forma estrema della Sindrome di Stendhal. La sua interpretazione, sotto la guida di Dario Argento, è caratterizzata da una sensazione di angoscia e disorientamento, mentre Anna lotta per mantenere la sua sanità mentale in un mondo di arte e follia. La trama del film ci trascina in un viaggio psicologico, dove la realtà e l'arte si fondono in un turbine di emozioni e terrore. Grazie alla direzione del maestro Dario Argento, il film esplora i confini tra realtà e illusione, creando un'atmosfera inquietante che sfida le aspettative. La Sindrome di Stendhal è noto per la sua complessità e le atmosfere cupe che mettono in risalto il talento sia di Asia Argento come attrice che di Dario Argento come regista. La combinazione di suspense psicologico e terrore viscerale è diventata una firma del loro lavoro. Con questa interpretazione, sotto la guida di suo padre, Dario Argento, Asia Argento dimostra, ancora una volta, dopo l'altrettanto riuscito trauma, la sua versatilità nel portare alla vita personaggi complessi e inquietanti nel mondo dell'horror italiano. La sua bellezza e la sua abilità nel trasmettere il terrore la rendono degna di essere tra le regine dell'horror, o forse dovrei dire principessa, dal momento che suo padre è il re. E ora preparatevi per l'ultima regina dell'horror con annesso film inquietante, uno dei tanti in cui ha recitato che ho scelto per questo video. Siete pronti quindi a scoprire la regina delle regine? La nostra decima e ultima protagonista, la regina indiscussa dell'horror italiano, è Daria Nicolodi. La sua interpretazione in Profondo Rosso del 1975, diretto da Dario Argento, è senza dubbio un vertice dell'arte cinematografica dell'orrore. Daria Nicolodi è un'icona dell'horror italiano. Nel 1975, sotto la magistrale direzione di Dario Argento, ha affrontato un ruolo che ha ridefinito il genere. In Profondo Rosso, Daria Nicolodi interpreta il personaggio di Gianna Brezzi, una giornalista sensitiva che si ritrova coinvolta in una serie di omicidi e misteri inquietanti. La trama del film ci conduce in un mondo di enigmi, segreti oscuri e terrore psicologico. Grazie alla direzione magistrale del maestro Dario Argento, il film esplora l'horror in tutte le sue sfumature, creando un'atmosfera inquietante che ha influenzato generazioni di registi e spettatori. Profondo Rosso è noto per le atmosfere cupe, le sequenze visivamente sorprendenti e il terrore psicologico che persiste anche dopo la visione. Il sodalizio, non solo sul set come sappiamo, tra Daria Nicolodi e Dario Argento è un esempio magistrale di come il cinema possa trasmettere emozioni profonde e lasciare un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo. Con questa e tante altre interpretazioni, sotto la guida di Dario Argento, Daria Nicolodi ha dimostrato la sua straordinaria versatilità e il suo talento nel portare alla vita personaggi indimenticabili nel mondo dell'horror italiano. La sua bellezza e la sua abilità nel trasmettere il terrore la rendono la regina indiscussa dell'horror italiano. Così, con Profondo Rosso, diretto da Dario Argento, Daria Nicolodi ha plasmato il cinema dell'orrore in un'opera d'arte.
Questo è il culmine del nostro viaggio tra le regine dell'horror italiane, ma la loro eredità di terrore e bellezza continua a vivere. E così giungiamo alla fine di questo affascinante viaggio, un percorso che ci ha condotto attraverso le storie oscure, personaggi inquietanti e le atmosfere cupe del cinema italiano. In questa puntata speciale, tutta al femminile, abbiamo esplorato 10 icone dell'horror e della sensualità, ognuna con il suo stile unico, ma tutte accomunate dalla loro bellezza e dalla loro abilità straordinaria nel portare alla vita il terrore. È impossibile non notare come l'horror italiano abbia contribuito in modo significativo al panorama cinematografico globale. Registi come Dario Argento, Lucio Fulci, Mario Bava hanno creato opere d'arte visivamente sorprendenti, mentre le attrici che abbiamo esaminato hanno dato vita a personaggi indimenticabili, trasmettendo il terrore in modo così convincente da farci rabbrividire. Molte di queste attrici hanno lavorato al fianco di registi leggendari e hanno contribuito a definire il genere horror. La loro eredità continua a influenzare il cinema contemporaneo, dimostrando quanto il terrore possa essere affascinante, complesso e coinvolgente. Ognuna delle 10 regine dell'horror che abbiamo esplorato in questo podcast merita il suo posto d'onore nella storia dell'horror. Le loro interpretazioni indimenticabili e i film iconici in cui hanno recitato rimarranno per sempre nella memoria collettiva degli amanti del cinema. Mentre chiudiamo questa puntata dedicata alle regine dell'horror italiane, mi auguro che abbiate apprezzato questo viaggio nel terrore e nella bellezza. Restate sintonizzati, come sempre ricordatevi di tenere le luci accese quando vi immergerete nei film di terrore e cliccando nella playlist qui accanto potete scoprire tantissime altre indimenticabili attrici.